Allora, anche in Inter Venezia 1-0 ci sono stati una quantità impressionante di spunti e di cose di cui discutere. Non a caso nel post partita, se ci avete seguito lo sapete, io e Simone ci siamo scontrati in maniera pacifica, in maniera educata, ma esprimendo delle opinioni molto contrastanti che il giorno dopo a mente fredda io sinceramente non cambio, cioè non ho cambiato idea su questa partita e dico subito due cose. La prima, non sono d'accordo col discorso contro il Venezia, coi titolari bisogna stravincere. Non sono d'accordo perché questo è il calcio, la palla è rotonda, un bruttissimo modo di dire, ma che è realissimo. È chiaro che coi titolari l'idea era quella di indirizzare la partita e poi di gestirla, ma sul campo te la devi giocare veramente contro chiunque, soprattutto contro avversari che ti studiano sempre di più e tu, campione d'Italia, sei sempre più sotto osservazione. Seconda cosa, l'Inter comunque le occasioni per stravincere questa partita le ha avute e l'avrebbe anche meritato di stravincere questa partita per quello che ha fatto, avrebbe potuto indirizzare la gara già dopo 20 minuti per poi gestirla con calma ed era l'andamento che ci si aspettava. Poi qualcuno già qui mi controbatterà, anche loro hanno avuto l'occasione, Oristani o poi Giampaolo, l'ultima occasione con l'episodio finale su cui arriveremo, ma è una partita totalmente episodica questa. Ci può stare di concedere qualcosa, ci può stare un pochino meno sbagliare tutte quelle occasioni da gol, ma sono temi che chiaramente approfondiremo perché è un'altra partita in cui c'è un argomento, c'è un tema che mi fa preoccupare, tra poco ne parlerò, ma è un'altra partita in cui se l'Inter esce senza i 3 punti rosico e rosico tantissimo perché l'Inter meritava ampiamente di vincere questa gara. Mentre al contrario io non ricordo partite vinte dall'Inter senza meritarlo, al contrario invece di quello che le nostre rivali con cui facciamo la corsa per lo scudetto hanno invece fatto. Perché, lo ripeto, lo scudetto si vince arrivando davanti alle altre rivali e non facendo il confronto con l'Inter dell'anno prima. Quindi ci sono diverse cose che dobbiamo analizzare e lo facciamo nel nostro consueto format, uno dei più richiesti e più apprezzati qui su Passione Inter, dove il giorno dopo la partita evidenziamo oggi 6 cose che potreste non aver visto in Inter Venezia 1-0. E quindi ben ritrovati amiche e amici passione interisti, vi invito a lasciare un mi piace se non l'avete ancora fatto, mi raccomando iscrizione al canale subito così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti che vi portiamo ogni giorno e ci spingete verso quota 80.000 iscritti. Come sempre vi porto le mie 6 cose in maniera sparsa, in maniera, disordinata. Quindi la prima cosa che mi viene in mente pensando a questa partita è nel post partita, perché al termine di una gara così calda, comunque per quello che è stato il finale, Inzaghi batte ancora una volta il tema del troppi gol sbagliati. Torna a ribadire quel concetto lì dei troppi gol sbagliati e si concentra su quello, quando invece, leggendo i commenti dei tifosi, tantissimi tifosi si concentrano soprattutto sulla difesa, su una fase difensiva ancora non perfetta e anzi che lascia dei buchi con un gol subito nel finale che avrebbe vanificato tutti gli sforzi fatti in questa partita. Il tema dell'attacco è un tema e dei gol sbagliati è un tema molto interessante secondo me invece, perché 20 tiri totali in questa partita, di cui 8 tiri in porta, soltanto 1 diventa un gol e di questi tiri in porta poi, non è conteggiato chiaramente anche il gol annullato. Stankovic migliore in campo del Venezia, sicuramente grandi meriti vanno a lui, la super parata su Cianoglu secondo me quella più complicata perché la palla gli arriva come una scheggia, all'ultimo, ma ci sono tante colpe nostre. Quindi un Inter che ancora una volta fa un'enorme fatica a convertire le azioni da gol e questo è un tema. L'altro lato però, come vi aggiungo come considerazione, è vi ricordate un Inter che non sprecasse tantissime occasioni da gol? Cioè, questo tema dell'Inter che non è cinica e che deve migliorare sotto porta, è un tema che ci portiamo avanti anche l'anno scorso. L'Inter ha stravinto tante partite, eppure dicevamo bisogna vincerla con ancora più gol, bisogna fare ancora più gol, ma anche con Conte addirittura. È un tema, io mi ricordo da sempre un Inter che spreca tante occasioni da gol, quindi non mi sembra una grande novità, è però sicuramente un tema e Inzaghi continua a battere diciamo, il discorso su questo argomento. Poi questo ragazzi, mi dite l'Inter non meritava di più, l'Inter questo è un rigore in movimento per Mkhitaryan, per chi ci segue in video, questa è un'occasione clamorosa, enorme. Poi ce n'era stata un'altra di Lautaro all'inizio, questa di Thuram, ragazzi anche qua Thuram che ci ha pensato 1 ora, poi non ha saputo bene cosa fare e poi tira una mozzarella col mancino. Su Thuram ragazzi, precisazione, io ieri ho giudicato insufficiente la partita di Thuram e lo ribadisco ancora oggi, perché ha sbagliato praticamente ogni scelta, anche su un contropiede poteva essere gestito molto meglio, sbaglia il passaggio sotto porta in area di rigore, l'occasione con Barella all'inizio del primo tempo, ha sbagliato tante scelte e questo non significa discutere il giocatore, perché ieri ho letto delle critiche perché ho detto che la partita di Thuram è insufficiente. Ragazzi, essere oggettivi significa dare anche dei voti a un pupillo
negativi quando la prestazione è negativa, come in questo caso. Probabilmente è stanco e andrebbe fatto rifiatare, ma qui si apre anche un tema Taremi che secondo me in questo ruolo da comparsa sta soffrendo in questo momento, e Inzaghi può dargli più fiducia, ma anche Taremi deve mettere più in difficoltà Inzaghi. Quindi questo è un altro tema da sentire. Poi in generale siamo stati anche un po' sfortunati, il gol annullato a Mkhitaryan per il fuorigioco di Di Marco, un Di Marco che sembrava stanchissimo, poi ha messo dei palloni dalla fascia clamorosi. Anche Dumfries, sapete io sono sempre molto esigente su Dumfries, ma secondo me ha fatto una partita ottima, soprattutto in avanti, poi se si mangiano i gol degli attaccanti lui comunque dei palloni per fare almeno un paio di assist li ha messi. Un fuorigioco di ginocchio di Di Marco, un fuorigioco di mezzo dito del piede per Thuram, che poi anche qua bisognerebbe vedere bene come vengono presi i frame per dare il fuorigioco, però su questo è oggettivo e non andiamo a discutere. Si può discutere invece magari un po' di più sul tema numero 2, e cioè arbitrale. L'episodio di Sverko che segna al 96esimo 58 secondi della partita, quindi a 2 secondi dalla fine dei 7 minuti di recupero concessi, in un'azione in cui l'Inter è stata sicuramente un po' troppo passiva, sicuramente anche Sommer poteva fare meglio, per cui Sommer è stato abile, è stato bravo, ma anche fortunato secondo me in questa gara, perché Oristano gli spara il pallone addosso, ha fatto un'altra grande parata in questa azione con il pallone che comunque spiove in area di rigore, in area piccola, anzi molto lentamente, forse poteva essere più preciso. Ma al di là di questo, Sverko salta in testa a Bisek, anche Bisek secondo me poteva prendere posizione meglio. Salta con entrambe le mani e già questo sarebbe fallo, ma poi soprattutto c'è il tocco di mano. Sul tocco di mano ragazzi è oggettivo, punto. L'abbiamo visto con Darmian a cui è stato annullato il gol contro l'Empoli in settimana. Se c'è un tocco di mano nell'azione immediatamente precedente al gol, in questo caso praticamente segna con la mano o quasi, allora è assolutamente da annullare con il VAR che interviene. Ma in tanti hanno messo in discussione questo frame preso da pressing, secondo me è nettissimo, si vede molto bene che comunque il pallone va a impattare sulla mano che è appoggiata sulla spalla di Bissek. Ma la cosa che più mi fa arrabbiare è che non si doveva nemmeno arrivare a considerare il tocco di mano, perché questo è assolutamente fallo. Se consideriamo che nel primo tempo questo di Dumfries su Aps viene considerato fallo e Dumfries qua il tocco è infinitamente inferiore a quello di Sverko su Aps, di Sverko su Bisek rispetto a questo di Dumfries su Aps. E qua Dumfries non fa mai fallo, Aps tocca il pallone con la mano nettamente, questo è calcio di rigore netto. Non capisco questi due pesi e due misure tra primo e secondo tempo, ma anche tra partite diverse, perché il tocco di Bondò su Teo Hernandez viene ritenuto falloso, questo di Dumfries su Aps viene ritenuto falloso, quello di Sverko su Bisek no. E questo per me è da folli. Poi aggiungiamoci che Sverko c'è un fermo immagine raccolto da Sky, anzi c'è un video proprio da Sky che fa vedere Sverko che parlando con un compagno dice che l'ha toccata con la mano, ma ho la mano attaccata al corpo. Ecco, da regolamento il fatto che lui avesse la mano attaccata al corpo non incide, è comunque fallo di mano. Quindi netto, giustissima l'annullamento del gol. L'avrei annullato per il fallo, per mantenere una coerenza arbitrale da parte di un arbitro che per me è stato ampiamente insufficiente, perché sempre fuori posizione, sempre lontano dall'azione negli episodi più importanti. Si era persa anche Svoboda di mano, poi è stata salvata dal fuorigioco di Thuram per un pezzettino del piede di Thuram, quindi prestazione sicuramente insufficiente, che ha fatto arrabbiare anche Lautaro Martinez, che nel finale ha anche rotto un tabellone con un calcione, lo ha detto che si era arrabbiato per i troppi minuti di recupero. Spiegatemi perché 7 minuti di recupero nel secondo tempo, 0 minuti di recupero nel primo. Questa disparità. Anche nel primo c'era stato un intervento VAR e va bene nel secondo recuperare per le sostituzioni, eccetera, ma poi 2 sostituzioni sono state fatte all'intervallo. Francamente non l'ho capito. Mi è piaciuta, ecco, questa rabbia agonistica di Lautaro Martinez che ancora una volta non è stato brillantissimo, ma comunque segna un altro gol decisivo, si sblocca a San Siro dopo la partita con l'Atalanta di febbraio scorso e con i suoi movimenti in area di rigore comunque è sempre pericoloso e sale anche nella classifica marcatori e è un'ottima notizia sicuramente ritrovare un Lautaro decisivo in area di rigore. Altro tema, numero 4, vi faccio vedere dalle heatmap che vi allego i ruoli dei centrocampisti molto velocemente. Abbiamo parlato in settimana, anche oggi senza Çalhanoğlu tutti i centrocampisti si sono alternati molto di posizione. Zielinski è stato un pochino più regista rispetto all'altra volta,
ma comunque hanno svariato tutti tantissimo, Mkhitaryan, Zielinski e Barella, giocando soprattutto nella fase offensiva su tutta la tre quarti. È molto interessante quindi che senza Çalhanoğlu si stia cercando di lavorare con tanto movimento e con posizioni interscambiabili. È chiaro che però Zielinski rimane un tema lì davanti alla difesa perché, si è provato ancora una volta. Ha dato secondo me dei segnali di crescita, quindi parliamo un attimo di Zielinski. Ha gestito più palloni, ha provato anche più palloni verticali, stando un po' ai numeri che abbiamo letto, ma resta un tema soprattutto dal punto di vista difensivo. Soltanto 2 palloni recuperati, un solo contrasto a terra vinto su 5 tentati, 2 dribbling subiti. Ecco, secondo me, in tanti continuano a parlare di un Çalhanoğlu che è più verticale, che è più regista. Sicuramente lo sta facendo da più tempo, ci ha lavorato di più, e Çalhanoğlu è uno dei top al mondo, quindi assolutamente sì. Ma per me la grande differenza si continua a notare soprattutto in fase di interdizione, e quando Çalhanoğlu è entrato, per me l'ingresso in campo di Çalha si è fatto sentire. Non è che abbia fatto cose clamorose, ma c'è stato proprio un tipo di è stato un respiro differente e, per certi versi in tanti momenti della partita il Venezia riusciva a sfondare centralmente in varie situazioni. Con l'ingresso di Çalha secondo me abbiamo rischiato meno lì al centro, abbiamo subito meno lì al centro, sono andati più a largo e in generale c'è stata proprio una sensazione diversa con Çalha lì in mezzo, e questo è un recupero importantissimo secondo me. Ci sarebbero poi dei temi bonus, tipo che questa volta finalmente, Inzaghi non toglie Pavard dopo l'ammonizione. Pavard è stato importante difensivamente in questa partita. Io sinceramente non sono convinto che a Inzaghi sia passata la giallofobia, come l'avete chiamata nei commenti l'altra settimana. Secondo me lo ha tenuto dentro anche per le situazioni che si sono create a partita in corso, che lo hanno portato su altri cambi, come i crampi di Bastoni, che per fortuna dovrebbero trattarsi appunto solo di crampi. C'è un altro dato interessante, ovvero che l'Inter è la squadra che ha segnato più gol in Serie A dal 45esimo al 60 minuto, quindi dopo la Juve vi parlavo infatti di come l'Inter approcciasse molto bene il ritorno in campo dopo l'intervallo. Questa volta il Venezia ci ha studiati bene ed è partito meglio di noi nella ripresa, quindi complimenti anche al Venezia per aver studiato questo aspetto, ma comunque l'Inter aveva segnato con Mkhitaryan al 51esimo minuto. La sensazione è che la zona Inter si sia spostata lì all'inizio del secondo tempo, e anche questa può essere una differenza quindi con l'anno scorso. Poi oltre a Stankovic, c'è da citare anche la prova dell'altro interista, Oristagno, che è vero che si è mangiato il gol su Sommer, gliel'ha sparato addosso, ma è un giocatore in grande crescita con il Venezia e sta giocando sempre più con continuità e qualità, secondo me. Però vorrei chiudere come sesto punto, diciamo, con una mia preoccupazione, che questa sì è da analizzare, perché Inzaghi, come detto, batte molto sul tema dei gol sbagliati, e ci sta, perché se segni più gol chiudi la partita e la puoi gestire. Io dicevo che questo era, relativo nella prima parte di stagione soprattutto a un tema di brillantezza, di gamba, una brillantezza ancora da trovare dal punto di vista fisico. Sinceramente comincio a pensare che invece sia proprio più una questione di testa in questo momento, perché davanti siamo diventati un po' troppo barocco, ecco, ci si sente troppo forti secondo me in molti momenti, alcuni giocatori in particolare, e quindi si eccede anche in dei preziosismi che sono inutili. Dietro invece è una sensazione che non posso dimostrarvi ancora coi numeri, quindi chiedo anche a voi la vostra opinione. La sensazione è che non si difenda da squadra, con quel passo in più che invece, si dovrebbe fare in questi momenti, e quando ho visto scattare i 7 minuti di recupero io ho avvertito un po' l'aria di pericolo, l'aria della possibile beffa. E questa è una cosa secondo me molto mentale, su cui bisogna assolutamente lavorare, perché vincere lo scudetto non è un punto d'arrivo e non è il punto da cui, ecco, da qui noi siamo i più forti e allora andiamo in campo da più forti. No, è proprio il momento in cui invece devi lavorare ancora di più, perché gli altri contro di te daranno ancora di più. Detto questo, siamo secondi in campionato con lo scontro diretto col Napoli domenica, in mezzo c'è l'Arsenal in Champions League dove siamo secondi, e probabilmente con l'Arsenal la partita più importante del momento, perché arrivare tra le prime 8 è fondamentale per non compromettere il calendario e il campionato a febbraio. Arriviamo da 7 vittorie e un pareggio dopo il derby perso. Ottobre, come avevo previsto, è stato il mese della svolta in termini di risultati. Io chiudo quindi con 2 provocazioni nelle analisi su Inter Venezia. La prima, partiamo comunque dal fatto che abbiamo vinto, e io sono convinto che il 99% di chi oggi si lamenta della prestazione poi a fine anno tirerà le somme sui risultati, cioè baserà l'analisi su scudetto sì o no,
e questa sarà l'analisi. E allora, in quest'ottica, questi 3 punti sono importantissimi. Poteva essere una nuova partita con lo Spezia, in quel periodo dei 7 punti, in 7 partite dove, si analizzava poco il fatto che l'Inter comunque creasse tantissime occasioni e non meritasse di non vincere queste partite. Poteva essere un nuovo Spezia, magari sarà una nuova Verona, che l'anno scorso è stata una partita della svolta con un finale, abbastanza thriller come questo. L'altra considerazione, anzi è una domanda per chi in questo momento è preoccupato. Quindi se sei preoccupato, lo chiedo a te, ma chiedo, lo chiedo a voi, ecco, siete preoccupati sulla base del confronto con l'Inter dell'anno scorso o sulla base del confronto con le altre? Qual è la cosa che vi preoccupa? L'Inter confrontandola con l'anno scorso o confrontandola con le altre? Perché se il confronto è con l'anno scorso, vi dico già che un altro anno come quello non lo faremo perché è stato un'anomalia e non è la normalità. Se il confronto è con le altre squadre, ad oggi non ho ancora visto una squadra più perfetta dell'Inter, sinceramente. Scusate il brutto modo di dirlo, ecco. Ditemi la vostra opinione, vi aspetto nei commenti, poi ci vediamo in diretta alle 19:30 e dalle 22 su passioneinter.club, la community degli interisti da tutto il mondo, www.passioneinter.club, chiamata esclusiva con i nostri abbonati che possono interagire con me, con lo staff e tra di noi, quindi vi aspetto nel club di Passione Inter, vi lascio in descrizione un altro approfondimento per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.